Non sono sicuro che voi riusciate a vedermi, ma penso di sì. Ho acceso apposta la luce. Sono nella DS5. L'abbiamo avuta con WeDrive per una settimana di tempo, per provarla, farne una recensione. E tra l'altro approfitto dell'occasione per ringraziare il concessionario Motus Vari. Dunque, in WeDrive siamo in 5. Abbiamo una settimana di tempo per provarla. Ogni sera ce la dividiamo, una sera a testa più 2 persone che ce l'avranno per 2 volte, ma non è un problema. Questa è la mia sera, mercoledì. E dato che sto andando a farmi un giro con la mia ragazza, ho pensato... Ho guidato questa macchina per tutta la giornata durante le riprese. Una macchina davvero molto comoda, imponente. Un'auto da viaggio, in tutti i sensi. Cambio automatico. E a proposito di questo cambio automatico, 6 rapporti, molto fluido devo dire, durante la giornata ho fatto una riflessione. Ma io preferisco il cambio manuale o il cambio automatico? Devo ammettere che ci ho pensato per quasi tutta la giornata, perché io tutti i giorni guido le 2 auto di famiglia, che sono una Lancia Dedra berlina del 96, che è il cambio manuale, 5 marce, e una Hyundai X20 del 2016, che è un cambio manuale a 6 marce. Cambi automatici, auto con il cambio automatico ne guido solamente quando le abbiamo in prova con WeDrive, e mi trovo abbastanza bene. In realtà sono molto più abituato al manuale. Le prime volte facevo un sacco di errori, come ad esempio frenare col piede sinistro pensando di premere la frizione, quindi inchiodare in spazi per fortuna chiusi. E ho anche l'abitudine di mettere la mano sulla leva durante la frenata. Sono tanti piccoli gesti che denotano la mia abitudine a guidare auto con il cambio manuale. Però devo dire che mi sto trovando molto ma molto bene con il cambio automatico. Penso che ognuno dei 2 cambi, dei 2 tipi di trasmissione, abbia i suoi pro e i suoi contro. Innanzitutto, partendo dal cambio automatico, secondo me c'è la comodità, perché al di là di tutta quanta l'abitudine che posso aver preso in questi miei anni di patente, questi quasi 3 anni di patente, diciamo che il cambio automatico lo trovo molto più comodo, molto meno stressante, soprattutto per quanto riguarda la guida in città, anche in tangenziale. Diciamocelo in parole povere: devi fare una sola cosa: premere l'acceleratore, e ovviamente frenare quando devi frenare, però devi solamente premere l'acceleratore. Il cambio manuale invece ti impone diversi movimenti, frizione, cambiare la leva, tanti movimenti diversi. E quindi trovo molto comodo, molto più rilassante, e arrivo io stesso a fine giornata a notare questa cosa, che dopo un'intera giornata di riprese, ad esempio quando provammo la Ford Mustang, che aveva un cambio manuale a 6 marce, pazzesco, arrivavo la sera a casa davvero distrutto, perché stando tutto il giorno a dover cambiare marcia manualmente con la frizione era obiettivamente molto stancante. Quando si è trattato di altre automobili con il cambio automatico, invece, come questa volta, ora sono a fine giornata, devo dire che sto abbastanza bene. A parte la stanchezza per le riprese, sto abbastanza rilassato e riposato, complice anche la comodità della macchina. Quindi direi che il pro del cambio automatico, che è un contro a sua volta del cambio manuale, è la comodità. Devi fare una sola cosa: dopo aver selezionato la marcia, premi l'acceleratore e vai. Viceversa, un contro del cambio automatico, che non definirei troppo un contro, perché ovviamente ci sono le auto con i pedal al volante, però un contro dei cambi automatici tipo questo, che ha solamente il selettore, è il divertimento. Il divertimento manca. Una cosa che trovo molto divertente, sebbene la mia Lancia Dedra del 96 abbia solamente 90 cavalli, trovo molto divertente guidarla perché è bassa, perché ha delle sospensioni che adoro, perché ha una seduta che adoro, tra l'altro Alfa GTV 2000 stupenda, anche quella a cambio manuale, e perché ha appunto un cambio manuale che mi permette di gestire la macchina come voglio. Divertimento, ok, sì, non ho tra le mani una Mustang da 317 cavalli, però in generale mi diverto.
mi diverto a guidare le auto con il cambio manuale. Il secondo pro delle auto con il cambio manuale, questa però è una cosa soggettiva, è che sento l'auto davvero, davvero nel mio pieno controllo, nel pieno controllo delle mie mani. Perché, sapendo come funziona la trasmissione dell'auto, so che se premo la frizione, poi inserisco la marcia, poi stacco la frizione, ci sono tutta una serie di meccanismi a livello di ingegneria che permettono all'auto di fare determinate cose, di innestare una marcia più alta, di innestare una marcia più bassa, tante piccole, tra virgolette, cose che permettono di avere il pieno controllo, il controllo al 100% di quella che è la trasmissione e l'automobile in generale. Insomma, a fine giornata e a fine di questo video non ho ben capito quale sia la mia preferenza finale, definitiva. Se l'ago della mia bilancia pende più per il cambio manuale, più per il cambio automatico, non lo so. Non ho ancora provato tra l'altro neanche le auto elettriche, quindi quella è un'altra cosa da provare. Non posso arrivare ad una conclusione, ma posso essere sicuro di una cosa. Per quanto riguarda le auto più divertenti, le auto sportive, sono stato anche nella Giulia Quadrifoglio. Ok, sì, i pedal al volante e il cambio automatico permettono di fare delle cambiate fulminee, soprattutto per quanto riguarda i tempi di pista, ma non sono in pista. Non vado in pista perché non ho un'auto mia di proprietà da portare in pista, e quindi non mi serve a nulla fare cambiate fulminee, preferisco divertirmi con la cara vecchia leva del cambio. Per quanto riguarda auto come questa non so bene se sia una monovolume, un crossover, un SUV, una station wagon sportiva, non lo so, ma auto come questa, o come la mia Hyundai X20, che avrei preferito, con una trasmissione tipo questa, le preferisco in fin dei conti con il cambio automatico. Già auto tipo la Lancia Dedra, che non è potente, è un'auto familiare semplicissima, però è più bassa, ha un imprinting, non lo so, magari alla lontana, essendo un'auto italiana, ha un imprinting sportivo, credo, la luce si è spenta, e quindi le preferisco con il cambio manuale. Questa è la mia riflessione. Auto divertenti e sportive, cambio manuale tutta la vita. Auto di questo tipo, più grosse, con cui devi viaggiare o con cui devi stare tanto tempo in città, cambio automatico tutta la vita. Voi cosa ne pensate? Per quale dei due tipi di trasmissione pende l'ago della vostra bilancia? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.